Analizzando i numeri e le prestazioni dell'Inter in questa stagione, c'è un dato che emerge in cui l'Inter è prima sia in Serie A che in Europa. È un dato che sicuramente ci dà molto e ci dice molto sull'identità di gioco dell'Inter di Chivu e anche sul grande potenziale di questa squadra, ma che allo stesso tempo mette in luce un limite che finora ha impedito alla squadra di trasformare proprio questo grande potenziale in risultati concreti, soprattutto nelle ultime 2 partite, nelle ultime 2 sconfitte contro Milan e Atletico Madrid. E alla vigilia della sfida contro il Pisa, amiche e amici nerazzurri, andiamo ad analizzare proprio questo dato, che ci permetterà anche di fare alcune riflessioni e considerazioni sulle dinamiche, ma soprattutto, sulle scelte offensive per la partita di domani. Prima di partire però, innanzitutto vi dico di sedervi e di mettervi comodi, perché oggi vi presenterò molti numeri, quindi mettetevi comodi, ma soprattutto vi ricordo di continuare a sostenere e a supportare il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale e ad unirvi al nostro club, di Passione Inter, dove nascono tutte le analisi e tutti i discorsi relativi ai nostri nerazzurri. Il dato è il seguente: l'Inter è prima in Serie A e in Champions League per XG, cioè per gol attesi. Questo significa che statisticamente è la squadra che ha creato le occasioni più pericolose, quelle con la maggiore probabilità di trasformarsi in gol. In poche parole, l'Inter crea il maggior numero di occasioni potenzialmente decisive rispetto a qualsiasi altra squadra in Italia e in Europa. Partiamo dall'Italia però, partiamo dalla Serie A. Non riesco a mostrarvi tutti i dati, cioè tutte le squadre, perché ovviamente la classifica è abbastanza lunga, sia per la Serie A che per la Champions League, soprattutto per la Champions League, però potete andare a controllare, non ci sono ovviamente dati superiori rispetto a quello dell'Inter. Perché? In Serie A l'Inter ha un XG di 27,57 a fronte di 26 gol segnati. Questo dato indica che, pur avendo un potenziale offensivo molto elevato, la squadra comunque non sempre finalizza le occasioni che genera. È una differenza non enorme, però ci dice questo. È un segnale comunque di forza essere primi per XG, perché vuol dire che l'Inter comunque riesce a costruire molto, ma che ha anche un margine di miglioramento, soprattutto nelle scelte di tiro e nella finalizzazione, molto semplicemente. E le ultime 2 partite contro Milan e Atletico Madrid, ora stiamo parlando di Serie A, ma in questo discorso inserisco anche l'Atletico Madrid perché secondo me è molto utile per rafforzare, insomma, questa argomentazione. Le ultime 2 partite evidenziano molto questo pattern dell'Inter, se così vogliamo definirlo, e vi mostro anche la grafica. Perché dico questo? Perché contro il Milan l'Inter ha mostrato un dominio offensivo totale. Qui non lo leggete, ma l'Inter ha fatto 20 tiri, di cui 6 nello specchio della porta, con 2,16 XG generati, contro i 7 tiri del Milan totali, di cui 3 nello specchio della porta, e 0,86 XG dei rossoneri, con soltanto il tiro di Pulisic che da solo vale 0,64 XG. Quindi stiamo parlando di una superiorità chiara e netta sotto ogni aspetto del gioco offensivo. Contro l'Atletico l'Inter invece ha avuto un XG di 1,26 a fronte dello 0,99, lo leggiamo, dell'Atletico Madrid. In questo caso però c'è da dire che la sfida con l'Atletico è sembrata una partita un po' più equilibrata, perché comunque l'Inter ha concluso con 17 tiri totali, di cui 6 nello specchio della porta, mentre l'Atletico ne ha fatti 15, di cui 6 nello specchio della porta. Però è il dato sugli XG che ci dice che, pur avendo lo stesso numero, di tiri nello specchio, le occasioni dell'Inter sono state complessivamente più pericolose. Quindi, non so, giocatori meglio posizionati o comunque con una probabilità più alta di trasformarsi in gol. Eppure, in entrambe le partite l'Inter non ha vinto, è uscita sconfitta in entrambi i casi. Ed è per questo che, insomma, in questi giorni si è parlato tanto, no, del fatto che l'Inter crea, 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 ma non riesce a concretizzare.
Oggi i numeri ci dicono esattamente questo, nonostante l'ho detto prima, la differenza non è ampissima, perché non stiamo parlando di una differenza enorme tra gol attesi e gol effettivamente, messi a segno, però è comunque una differenza che ci dice qualcosa e ci dà un po' un campanello d'allarme sotto questo punto di vista. Ad inizio video però ho detto: questo dato vale non solo per la Serie A, ma vale anche per la Champions League. Anche qui purtroppo non posso mostrarvi tutta la classifica, però l'Inter anche in Europa è prima per XG, perché ha segnato 12 gol con un XG di 13,4. Anche qui il dato ci indica quindi che statisticamente la squadra avrebbe potuto segnare leggermente di più, leggermente di più. In media, le occasioni create avrebbero dovuto produrre circa 1, 2 gol in più rispetto a quelli che siamo riusciti effettivamente a concretizzare. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente dal punto di vista tattico l'Inter di Chievo è un'Inter aggressiva, che ha un approccio, se vogliamo, anche rischioso e che ultimamente abbiamo un po' pagato, perché, l'Inter infatti non a caso ha subito diversi gol, su ripartenze e su contropiede. Contro il Milan dicevamo il Milan si chiude e riparte, occhio perché l'Inter sbaglia proprio in questo tipo di occasioni, ed è così perché l'Inter tende a scoprirsi o magari tende a perdere palloni a centrocampo, come è successo nelle ultime 2 partite, e questo può essere rischioso, però allo stesso tempo è un approccio che può ripagare se si migliora quella che è l'efficacia offensiva, ed è qui un po' la chiave, di tutto il discorso. Ora ne stiamo facendo un discorso generale ed è normale che sia così, ma, quello che voglio portarvi oggi, anche per fare quello che ho detto all'inizio, quindi incamminarci verso la sfida di domani e fare anche, delle considerazioni su quelle che potrebbero essere le scelte per la partita contro il Pisa, è portarvi le performance dei singoli, cioè come si stanno comportando i singoli attaccanti dell'Inter. Vi ho portato una grafica con uno schema, qui vedete il rendimento, anzi il rapporto tra gol e XG, in Serie A e in Champions League, perché parliamo ovviamente di rendimento diverso, per i 4 attaccanti dell'Inter: Marcos Thuram, Lautaro Martinez, Pio Esposito e Bonni. Partiamo dal primo, partiamo da Thuram, perché Thuram in Serie A, lo vediamo, ha segnato leggermente più gol, del previsto. 3 gol messi a segno su, 2,41 XG. E aggiungo anche, qui non lo vediamo ma, è un dato, che 8 dei suoi 20 tiri sono stati nello specchio della porta, quindi circa il 40%, dei suoi tiri sono stati potenzialmente pericolosi. In Champions League invece le occasioni create statisticamente avrebbero dovuto portare a circa 1 gol. Quindi Thuram ha, overperformato segnando 2 gol. In questo caso il volume di tiri, 15 tiri totali e la percentuale in porta il 33%, mostra anche una buona partecipazione offensiva, ma anche qui un margine sicuramente di miglioramento in quella che è la precisione, che è un discorso e una parola che tornerà spesso e torna spesso in questo contenuto. Per quanto riguarda il scusatemi, il capitano, Lautaro Martinez, discorso, che vorrebbe essere ampissimo, ma che deve essere comunque riassunto, quindi cercherò di essere, breve. Lautaro in Serie A ha leggermente sottoperformato rispetto alle aspettative, perché ha messo a segno 4 gol, e gli XG ci dicono 4,43. Aggiungo anche qui, che Lautaro ha effettuato 36 tiri totali, di cui 9 nello specchio della porta. Quindi solo il 25% dei suoi tiri, erano diretti verso, lo specchio della porta. Questo ci dice cosa? Molto semplicemente che, pur essendo molto, molto attivo offensivamente Lautaro, molto presente insomma sotto quel punto di vista, non tutte le sue, iniziative, anzi forse troppo poche, delle sue iniziative sono state precise. In Champions League invece le occasioni, generate, cioè l'XG, ci dicono che Lautaro avrebbe dovuto segnare circa 4 gol, quindi ha rispettato perfettamente le aspettative. In questo caso però io voglio fare una specifica sul tema Lautaro, sulla questione Lautaro, perché gli XG, si basano sulle occasioni, in cui il giocatore è effettivamente coinvolto nei tiri. Io credo che nell'ultima partita, soprattutto in quella con l'Atletico Madrid, Lautaro Martinez non si sia messo frequentemente nella posizione per concludere o per crearsi delle chance
nitide. Quindi è un dato che comunque va, interpretato con cautela, perché è un dato che numericamente ovviamente è corretto, ma secondo me non va a rispecchiare proprio pienamente quello che è stato il suo impatto reale, soprattutto nelle ultime prestazioni. Andiamo a Bonny e poi concludo con Pio Esposito, che ha giocato troppo poco in Champions League, non ha messo a segno anzi gol in Champions League, però, l'abbiamo visto molto coinvolto in Serie A perché ha in effetti, diciamo, convertito molto bene quelle che sono state le sue opportunità, andando oltre a quelle che erano le aspettative, segnando più del doppio dei gol attesi, perché vediamo un XG di 1,76 e Bonny ha messo a segno 4 gol in Serie A. Quindi direi che sicuramente in questo caso è un dato molto, molto positivo. Chiudendo con Pio Esposito, Pio ha leggermente sottoperformato per quanto riguarda il campionato rispetto all'XG, non riuscendo a convertire proprio tutte le occasioni create. Invece in Champions League, ha sottoperformato di molto, perché comunque vediamo che, ha messo a segno un gol su 3,23, XG. Quindi molte delle sue occasioni in questo caso non sono state concretizzate. Come abbiamo visto è una situazione, quella dei singoli, che va poi a, rispecchiare ovviamente quella che è stata la panoramica che abbiamo fatto all'inizio. Perché vi ho portato tutto questo? Sicuramente per, dare anche un senso a tutti i discorsi che si sono fatti in questi giorni su un'Inter poco incisiva, un'Inter poco concreta, un'Inter poco cinica, ma anche per capire allora come dobbiamo muoverci, sul reparto degli attaccanti, soprattutto nella sfida più immediata, quella di domani contro il Pisa, perché chi è che è più in forma in questo momento? Chi è che secondo me e secondo voi, perché voglio leggervi come sempre nei commenti, meriterebbe una maglia da titolare? Allora, va detta una cosa: l'attaccante che in questo momento, in questa prima parte di stagione, ha dato un contributo maggiore rispetto a quello che mi sarei aspettata è senza dubbio, ma proprio senza dubbio, Bonny, che ha collezionato anzi 4 gol e 6 assist. Dei numeri veramente importantissimi per un giocatore che approccia per la prima volta al meccanismo Inter e che si ritrova ad essere subito molto, molto decisivo anche in partite, pesanti, come quella che abbiamo giocato ad esempio contro la Roma. Quindi a livello di performance, a livello di impatto, secondo me Bonny è stato il giocatore che ha impattato di più in questo inizio stagione. Per quanto riguarda gli altri, ci son da dire un po' di cose, perché Thuram arriva da un infortunio, quindi questo sicuramente pesa su tutto quello che abbiamo detto e tutto quello che abbiamo visto, e pesa anche sul rendimento ovviamente del giocatore che deve recuperare da un infortunio lungo. Il discorso Lautaro è un discorso a parte, sempre da prendere con le pinze, perché io non capisco perché c'è sempre una sorta di lotta contro Lautaro Martinez. So che non è un giocatore che tendenzialmente, riesce ad avere la sua costanza nel corso della stagione, ma credo anche che Lautaro Martinez sia uno di quei giocatori che sposta tanto, se non a livello di numeri, lo ha fatto per anni, però se non a livello di numeri è uno di quei giocatori che sposta tanto a livello di spogliatoio, è un leader che serve e che ha sempre dimostrato anche un certo tipo di attaccamento. Quindi io capisco e comprendo anche un po' l'amarezza del fatto di vederlo sparire in partite importanti, sparire in big match, sparire contro il Milan, sparire contro l'Atletico. Però è un giocatore che va a momenti, lo sappiamo, lo abbiamo accettato così, lo dobbiamo accettare così perché quando poi riattacca la spina, Lautaro è uno di quelli che difficilmente riesce a fermare. Io, se vi ricordate, chi ci ha seguito nella live prima del derby, ho detto, tutto dipenderà dall'atteggiamento di Lautaro, perché quando Lautaro è concentrato e c'è in campo, l'Inter fa una prestazione diversa. Quando Lautaro invece è sulle sue, difficilmente poi portiamo a casa il risultato. E andate anche a recuperare se volete quelle parole, e infatti è stato così. Lasciamo stare che l'Inter ha fatto una buona prestazione contro il Milan, ha dominato nei numeri, l'abbiamo visto, e purtroppo non ha vinto. Però, coincidenza, Lautaro in quella partita non c'è stato. Stessa cosa contro l'Atletico Madrid. Quindi io su Lautaro non metto mai, o meglio lo metto in discussione, ma sempre con le pinze, perché è un giocatore che comunque vuoi o non vuoi alla fine della stagione, quando fai i conti e quando tiri le somme, lui dà sempre il suo, apporto importante.
Discorso più Esposito è un discorso di un giocatore che ci ha dato, anche qui, forse più di quello che ci saremmo aspettati in questo inizio stagione, o meglio contavamo molto su di lui, ma ci sono brillati gli occhi nel momento in cui l'abbiamo visto fare cose, diciamo molto, molto positivi e impattare subito, in maglia nerazzurra, non solo in Serie A. Quindi se devo fare una gerarchia in questo momento della condizione, o meglio una classifica degli attaccanti, io non posso che mettervi al primo posto Bonny. Al secondo posto io lascio, per quanto adesso scatenerò tutte le critiche del mondo sotto questi commenti e me lo aspetto, io lascio Lautaro Martinez al secondo posto e metto Pio e Thuram più o meno sullo stesso livello, ma semplicemente perché Thuram rientra da infortunio. Quindi io domani Pisa-Inter la giocherei con Bonny e Lautaro Martinez dal primo minuto, ma fatemi sapere voi nei commenti chi schierereste dal primo minuto, fatemi sapere un po', anche datemi un po' un feedback su tutte le considerazioni che sono state fatte in questo contenuto e poi vi aspetto in live questa sera dalle 19:30 sempre qui su Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.